Salve a tutti! Continuiamo il progetto del PFC con la parte relativa al design del circuito. Quindi, essendo un integrato, di solito ci sono già i reference dove si possono calcolare e quindi dimensionare i valori elettrici dei componenti da utilizzare nel circuito, perché di solito il circuito, l'application viene già rilasciata nel datasheet, quindi vedremo sia il design dei valori elettrici dei componenti e sia poi il dimensionamento fisico dei componenti critici, quindi come sempre induttori, dissipatori e scelta degli attivi da utilizzare. Quindi, partendo dal design dei valori elettrici, ho trovato online un reference dove veniva indicato come calcolare i valori giusti per questa tipologia di applicazione relativa proprio all'integrato IR1150. Quindi ho riscritto le formule in un foglio Excel e mi sono fatto questa tabellina abbastanza graziosa dove ci sono due colonne. In primo abbiamo l'input, la prima colonna, quindi qui sono tutti quei valori da inserire in input per fare i calcoli. E qui appunto ci sono tutti gli output, quindi il risultato del calcolo delle formule che ho riscritto nel foglio Excel. Quindi, ricapitolando molto velocemente, quelli che erano i dati di progetto sono che il PFC deve erogare una potenza di 1000 watt, ha una frequenza scelta di 500 kHz con una tensione di uscita di 400 volt e con una tensione RMS minima di 230 volt. In realtà questa tensione l'ho modificata volutamente perché in teoria qui andava messo 85 perché l'integrato è realizzato per lavorare con tensione universale, quindi che va da 85 volt a 265 volt RMS, però io per, diciamo, risparmiare sui componenti, perché soprattutto per quanto riguarda il componente magnetico, perché questo PFC non lavorerà con tensione americana o comunque con quelle basse tensioni, nel caso in cui ci fosse stato 85, per raggiungere 1000 watt di potenza in uscita, in pratica quell'induttore sarebbe stato sovradimensionato perché le correnti a tensione minima sono molto più alte, quindi essendo che io non lo andrò a utilizzare in quelle condizioni, ho messo 230 per poter, diciamo, effettuare un downgrade sull'induttore da utilizzare. Per quanto riguarda quindi i valori di uscita, abbiamo che è stata supposta una potenza assorbita dalla rete di 1110 watt perché si suppone un'efficienza nel caso peggiore di 0,9, quindi 90%. Si andrà ad assorbire una corrente RMS massima di 4,83 A. Sarà necessario un condensatorino di filtro dopo il ponte pari a 0,33 microfarad. Ci sarà necessità di un induttore del valore di minimo di 426 microhenry, un condensatore di uscita di 1070 microfarad e poi questi sono altri valori di resistenze di feedback, quindi quelle di uscita, dei condensatori delle resistenze presenti sul nodo di compensazione, quindi sul PI dell'integrato, e poi vi è la resistenza di shunt che andrà inserita per poter misurare la corrente. Questo valore in realtà non risulta corretto perché avendo modificato la tensione RMS minima, in realtà questo valore non è possibile, perché mi sono accorto che nelle formule c'è un problema, ovvero essendo che la tensione di sensing massima
che le formule dicono di poter leggere di 1.96 volt, ma che in realtà le protezioni dell'integrato entrano in gioco già a 1 volt di questa tensione, in realtà lo shunt di corrente che deve essere utilizzato è quello pari a quando il valore di RMS, di VRMS in ingresso minimo è pari a 85 volt. Quindi il valore della resistenza di shunt sarà pari a 0,035 ohm. Quindi, stabilito quelli che sono i valori elettrici dei componenti, andiamo adesso a vedere il dimensionamento di quelli più importanti. Partiamo con quello più importante, ovvero l'induttore. Quindi ho scelto una induttanza pari a 500 microhenry, leggermente più grande di quella calcolata per stare sicuri. Dovrà sopportare una corrente di picco massima di 8 A, reggere un ripple di 2 A e sarà costruito utilizzando un filo di rame di sezione 0,6 mm. Il core che andrò ad utilizzare è l'ETD49, materiale N87. Questo risulta leggermente sovradimensionato per questa applicazione, però è l'unico che mi è rimasto, quindi per forza di cose andrò ad utilizzare questo. Sono andato a effettuare il dimensionamento sul foglio Excel che è stato realizzato in passato e risulta che l'ottimo si ottiene per un numero di giri sul core di circa 60, per un mu relativo equivalente di pari a circa 40-50. Quindi in questa condizione si ha una perdita di 7 watt. So benissimo che sul grafico in realtà il valore è 14, però questo foglio era stato costruito per induttori in applicazioni DC. In applicazioni AC, in realtà, essendo l'andamento sinusoidale, quello che si ottiene è che dimensionando l'induttore sul picco della tensione di rete si può dimostrare che le perdite che si hanno sul picco della tensione di rete in realtà corrispondono alla metà delle perdite nell'intero periodo. Quindi per questo motivo le perdite ottenute con quel valore di C basta semplicemente dividerle per ottenere le perdite in un'applicazione AC. Per quanto riguarda lo switch, invece andrò ad utilizzare degli IGBT. Quindi utilizzerò questo part number che risulta essere adeguato per questa applicazione. È un IGBT veloce, non per alte correnti, però risulta essere abbastanza veloce, quindi per la frequenza di 50 kHz che ho selezionato risulta essere adeguato. Dovrà sopportare una corrente media di 5 A e una corrente di picco di 8 A. Tensione di picco 400 volt e come detto avrà una frequenza di switching di 50 kHz. Ho riportato qui la formula per il calcolo delle perdite conduttive di un IGBT sia nel caso in cui nel datasheet sia presente il valore di VCEO e di RO e sia nel caso in cui nel datasheet sia presente solo il valore di VCE di saturazione. E poi anche la formula per quanto riguarda le perdite switching con l'energia di turn on e turn off moltiplicata per la frequenza di switching, se nel datasheet sono presenti questi valori al variare della corrente di apertura e di chiusura, oppure quest'altra formula nel caso in cui questi valori non siano presenti ma siano dati solo per certi valori nominali di corrente e di tensione. Quindi dal datasheet del part number mi sono andato a ricavare la tensione VCE di saturazione a 8 A che corrisponde a 2,75 volt,
l'energia di turn on a 125 gradi che corrisponde a 160 microjoule e l'energia di turn off a 125 gradi che corrisponde a 275 microjoule. Ovviamente sono andato a prendere i valori massimi possibili perché voglio rimanere cautelativo, quindi voglio fare un calcolo molto pessimistico e quello che risulta è che le perdite di conduzione in queste condizioni sono pari a 13,75 watt, quelle di switching sono pari a 21,75 watt, per un'energia totale dissipata sull'attivo pari a 35,5 watt. Il package dell'attivo è un TO 220 che riesce a dissipare fino a un massimo di 62 watt, quindi in linea teorica queste perdite sono facilmente dissipabili in queste condizioni. Quindi da questo punto di vista diciamo l'attivo sembra essere adatto per questa applicazione. Per quanto riguarda invece il diodo, sono andato a selezionare questo part number che risulta essere di tipologia SiC, quindi in pratica dovrebbe essere molto prestante. E avremo una condizione di corrente media che scorre nel diodo pari a 3 A e una corrente IRMS pari a 4,9 A. Dal datasheet ho ricavato che la tensione di caduta diretta di questo diodo è pari a 1,2 volt in queste condizioni e inoltre sul datasheet è anche presente la formula per valutare la potenza persa in funzione della corrente che scorre nel diodo, quindi utilizzando la corrente average e la corrente RMS, e da questo risulta essere pari a una potenza persa di conduzione di 6,3 watt. Ovviamente anche nel diodo ci sono delle perdite di commutazione che sono più piccole ma comunque ci sono, ma in questo caso possono essere trascurabili perché, come detto prima, questo diodo è fatto con tecnologia SiC, quindi in teoria le perdite di commutazione sono pari a zero. Sono pari a zero perché in teoria non c'è una corrente di recupero inverso. In teoria. In realtà ci sono sempre, ma sono trascurabili in questo caso. Per quanto riguarda il ponte a diodi, invece sono andato a selezionare il part number che vedete qui, che diciamo garantisce il passaggio di una corrente RMS fino a 25 A 800 volt di picco, quindi è un part number assolutamente più che adatto a questa applicazione, anzi forse è sovradimensionato, però essendo che ho a disposizione questo lo vado a utilizzare, e la corrente average di ingresso è pari a 5 A. Dal datasheet ottengo che la tensione di caduta diretta di ognuno dei diodi presenti sul ponte è pari a 1 volt, quindi essendo che a ogni semionda vengono attraversati due diodi, abbiamo delle perdite di conduzione pari a 10 watt. Quindi alla fine della fiera abbiamo che le perdite teoriche calcolate sono pari a 58,8 watt ed essendo che la potenza sul carico deve raggiungere i 1000 watt, abbiamo che questo PFC a livello teorico avrà un'efficienza del 94,4%. Ora, diciamo che per questo tipo di applicazione, considerando una tensione di ingresso di 230 volt e 1000 watt di uscita, generalmente un PFC può arrivare fino al 96,5% di efficienza. Quindi diciamo che questo PFC a livello teorico non ha un'altissima efficienza, però manco fa schifo,
94,4 è un'efficienza dignitosa, quindi come primo giro di prototipazione diciamo che va abbastanza bene. Per quanto riguarda il dissipatore, la mia idea è quella di andare a montare tutti i componenti su un solo dissipatore, quindi essendo che ho trovato questo qui, che risulta essere davvero grosso e che quindi è perfettamente in grado di gestire quella quantità di calore, ho deciso di adottare questa tecnica in questo progetto. Quindi qui andrò a montare il ponte, qui l'IGBT e qui il diodo. Ovviamente saranno tutti isolati gli uni con gli altri e col dissipatore tramite pad termico e dalle simulazioni che ho effettuato agli elementi finiti sembra essere perfettamente in grado appunto di gestire quella potenza, perché il picco di temperatura si ha sull'IGBT ed è di 110 gradi, quindi questa simulazione ovviamente è fatta ad aria a convezione naturale, quindi senza aria forzata, poi magari vado a prevedere nel circuito una ventola, quindi una ventola anche piccolina che soffiando una leggera quantità di aria lo va a raffreddare a sufficienza per farlo rimanere sotto i 100 gradi. Quindi ovviamente non posso fare una simulazione anche con la ventola perché non so neanche quale andrò ad utilizzare, però già in aria statica riesce perfettamente a gestire questo calore, quindi questo sarà il dissipatore. Molto bene, quindi con questo si conclude la parte relativa al dimensionamento dei componenti e quindi ci vediamo nel prossimo video per la parte relativa allo schematico e allo sbroglio sul PCB. Per il momento quindi è tutto.